Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio fare un video per farvi vedere come sistemare un danno del genere dato da un incidente, ovviamente lo scooter. Questa è una Vespa 125, sul parafango c'era anche questo che fortunatamente abbiamo salvato. Come vedete manca tutta una parte di carena e si è praticamente spezzato in due. Adesso vi farò vedere come sistemare un danno del genere per non andare a spendere una cifra. Ovviamente nel caso in cui abbiate un'assicurazione che paga tutti i danni è molto più semplice la questione. Vediamo come rimediare a un danno del genere spendendo pochissimo. Il preventivo per una cosa del genere era intorno ai 900 euro da officina, perché la Vespa purtroppo è fatta un po' strana, cioè per togliere il parafango bisogna sfilare tutto il piantone dello sterzo, quindi andare a smontare completamente tutto parte del cruscotto del manubrio e andare a sfilare tutto il tronco dello sterzo, e il parafango poi, una volta tolto tutto il piantone, si svita e si toglie. Quindi, dato che questo processo era molto lungo da fare e comunque vada comportava in ogni caso la riverniciatura della carena, perché non se ne trovano facilmente di parafanghi già verniciati e a posto, ho deciso di sistemare questo e vi faccio vedere come. La spesa per fare questa manovra qui è di 30 euro se avete tutto il necessario, che semplicemente è il costo della vernice, presa non online ma l'ho presa direttamente in un negozio di vernici che prepara bombolette, quindi niente compressore. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, un like e di condividere questi video. Per sistemare questo danno qui oggi utilizzerò un attrezzo che è la prima volta che lo utilizzo, che è questo. Tempo fa avevo fatto dei video in cui facevo vedere come sistemare certi danni a moto e scooter e anche ad automobili, quindi tutte le parti in plastica diciamo, ma adesso ho questo. È un attrezzo fatto apposta per soldare la plastica. Qui ci sono una serie di tasselli che si possono utilizzare, ma vi faccio vedere come funziona. È un saldatore, vedete? Soltanto che qui in cima noi andremo a mettere una di queste barrettine di metallo, vedete che sono fatte così, oppure sono fatte così, a seconda di quello che serve riunire, diciamo, vedete? Hanno tutte forme diverse e vedremo quali si adattano meglio al nostro caso. E questa parte è il vero e proprio scatolotto magico, è il trasformatore che praticamente serve a scaldare il nostro saldatore, per fare in modo che lui con le punte scaldi il nostro inserto in metallo e questo vada a fondere la plastica su cui noi lo appoggeremo. In dotazione c'è tutto il necessario, la pinza per tranciare l'eccesso di questi inserti e vedremo poi come si utilizza. Questa me l'ha mandata la Vevor, quindi in descrizione troverete come al solito il link per acquistare questo tipo di macchinario. Occhio al sito Vevor, perché effettivamente è un sito gigantesco, pieno di materiale soprattutto di qualità, perché questa è una qualità ovviamente superiore alle cinesate che troviamo in giro. Quindi l'ho comprato una volta, speso una volta, fine. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, un like e di condividere questi video. Come ragioniamo? Tramite questo attrezzo andremo sicuramente per prima cosa a unire le parti spaccate proprio divise, perché queste vedete che sono parti di congiunzione che noi possiamo praticamente rincollare. Creeremo con quell'attrezzo là una sorta di armatura. Non vi preoccupate se poi l'esterno non sarà bello da vedere, perché poi andremo a grattare, a mettere lo stucco eccetera eccetera. Invece per questa parte qui, questo vecchio parafango, io ricaverò, dato che ha la curva uguale, io ricaverò il pezzo che mi manca da inserire lì, poi gratteremo tutto e riverniceremo. Prima di accenderlo mettiamo l'inserto che abbiamo scelto. Io ho scelto questo perché questo qui riesce a passare da una parte all'altra bene. Questa macchina qui ci dà la possibilità sia di metterlo in punta sia di metterlo in altre posizioni, qui, in tutte le parti. Adesso accendiamo la macchina. Ok, una volta che l'abbiamo attaccato questi rimarranno freddi. Qui c'è un tastino, quando lo spingo quello parte a squagliare e a scaldarsi parecchio. Vedete che penetra all'interno della plastica? Fatto, sì, adesso lascio. Ha unito quella parte lì, guardate. Adesso già è unito, ora lo facciamo per tutto il tragitto. Ricordatevi di togliere l'eccesso. Adesso vi faccio vedere come sarà a lavoro finito.
Ragazzi, guardate che roba, è solidissimo, cioè da qui non si muove e ancora non abbiamo finito perché adesso andremo a unire e a fondere bene la plastica nel mezzo e a stuccare. Allora, al momento sto tagliando dei pezzi per fare in modo di tappare il buco che c'è tra qui e qui, ok? Vedete qui adesso ancora c'è un altro buco. Ho tagliato dei pezzi più o meno a misura e li sto fondendo sul davanti. Pensiamo alla stuccatura successiva e non abbiamo proprio il pezzo che è volato via, che quindi riusciamo a rincollare. Ricordatevi di inserirli un po' verso il dentro per creare una sorta di scanso. Questo è quello originale. Qui dovrebbe andare un po' in dentro e qui deve ritornare, perché in questo modo questo fa da pavimento per la stuccatura e la stuccatura poi la facciamo a pari, sto facendo una sorta di fusione tra una parte e l'altra. Questo è un saldatore classico, non è niente di che. Tutte queste parti qui andranno poi ristuccate. Una volta fatto il nostro collage, è veramente orribile. Utilizziamo sempre lo strumento di prima e da sotto andiamo di nuovo ad attaccare e a fissare tutte queste parti. Adesso vi faccio vedere direttamente tutto il lavoro finito. Ora la situazione è questa, è tutto attaccato. Io poi provo a sbattere forte e non c'è verso di toglierlo, quindi siamo sicuri. Vado a sistemare lo spessore di questa parte qui, vedete? Adesso lavoriamo di carta vetrata. Ho una carta vetrata da 80 che è molto grossa, ma la do soltanto nei punti delle plastiche che so che poi andrò a stuccare ovviamente. E faccio tutta la parte, cerco di renderla il più piatto possibile. Siamo arrivati a questo punto qui, ho usato anche il Dremel con questa punta qui per scalfire un po' tutto il contorno, per cercare di togliere un po' di spessore. Prepariamo lo stucco, specifico per plastiche. Lo stucco magari lo diamo più di una volta. Adesso aspettiamo che tiri. Ora che lo stucco ha tirato andiamo con una carta un pochettino più grossa, tipo una 320, per togliere lo stucco di eccesso. Aggiornamento, ho dato con l'80, sentite che ho la mascherina, mi raccomando mettetela. Ho dato con l'80 perché non veniva via, ce n'era veramente tanto, ne avevo messo un po' troppo. Quindi adesso andiamo a rifinire ancora con la 400. Quindi adesso passo alla 320 fino a cercare di raggiungere il filo dello stucco e per non avere più tagli, per più buchi tipo questi. E poi vediamo se ristuccare. Anche da qui sento un po' di scalino, quindi andrò a fare una stuccata. Qui ci dovremmo essere, aspettiamo che tiri, poi grattiamo di nuovo. Dopo un po' di lavoro, sempre con le grane fino a 400, sono arrivato a questo punto. Grana 800 e diamo una botta a tutto il pezzo che andrà verniciato. Contate che io arriverò fino qui. Se avete una pistola con compressore, andate a sparare dell'aria. Ora, diluente antisiliconico, mettiamo su della carta. Una volta pulito, da qui non lo toccate più. Primer aggrappante per plastiche, è trasparente. Questo servirà per ancorare la vernice. E adesso andiamo a preparare invece la vernice proprio. Anche la vernice l'ho presa in un colorificio, agitiamo per un minuto circa. Utilizzo la bomboletta e l'attacco a questa pistolina che vi lascio in descrizione, è molto comoda, fa un po' effetto aerografo, quindi funziona molto bene. Delle passate a distanza di ventina di centimetri. La prima mano la diamo per far aderire il colore, quindi una sfumata proprio. Sfruttiamo questa mano soltanto per far aderire il colore. Quindi adesso andiamo con la mano piena. Non esagerate con la mano, vedete ancora si vede in trasparenza il danno, potrebbe gocciare. Aspettiamo 5-10 minuti e vediamo anche la seconda mano. Terza mano
è inutile che stiamo a spingere tanto e a insistere, ma facciamo magari 2 o 3 mani di più e aspettiamo, perché se no rischiamo di far gocciare, se goccia è un disastro. Siamo arrivati al momento del lucido. Questo è un lucido da 1K, non 2K. Ci mette 7 minuti tra una mano e l'altra ad asciugare. Quindi la superficie è a posto, la base l'abbiamo data, sono state 4-5 mani. Il lucido stiamo un pochino più vicini per fare più spessore. Assicuratevi che la vernice sia asciutta, prendete un angolino da qualche parte e assicuratevi che sia asciutta. Quando decidete di verniciare un pezzo non possiamo aspettare dei giorni tra una mano e l'altra, oppure tra il fondo e la vernice, o tra la vernice e il trasparente, perché sono pronte a ricevere la vernice dentro le 2 ore. Quindi una volta che tra una mano e l'altra si secca la vernice, sentite che non appiccica più, potete dare quella successiva. Aiutatevi anche con una torcia. È abbastanza lucido, come si può vedere. Vedete che qui troppo non mi è venuto benissimo riparazione, ma contando che c'era un buco, quella mi è sfuggita. Comunque vedete che adesso la lucidità è abbastanza buona. Aspettiamo che asciughi 7 minuti e diamo un'altra mano. Terza mano di 1K. Col 2K avevo dato 2 mani, quindi una terza mano ci sta. Questo è il prodotto finito, guardate la lucidità, nonostante la vernice 1K, poi ovviamente va lucidato quando tirerà finalmente e farò l'altro buco per rimettere questo. Io spero di essere stato utile con questo video, anche fatto in garage viene da paura, viene benissimo, la verniciatura viene molto bene. Mi spiace soltanto di non aver fatto bene questo solco qui, lo potevo fare col Dremel, però in sostanza, dai, per essere un lavoro fatto in casa, a me piace molto, io sono molto soddisfatto. Contate che l'alternativa era 900 euro di meccanico, invece con 30 euro ce la siamo cavata. Vi ricordo che sul sito Vevor trovate questo saldatore per plastiche che mi ha aiutato di brutto, perché sennò non sarei mai riuscito a fare un lavoro del genere. Lo comprate una volta e lo usate praticamente tutta la vita per qualsiasi tipo di danno, sia a livello casalingo sia a livello di carrozzeria, come in questo caso. In descrizione trovate il link. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, un like e di condividere questi video. Seguitemi su tutti i social. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!